Buon pomeriggio cari amici tifosi rossoneri, benvenuti o bentornati sul canale Milanisti. Allora, mi scuso per il video di ieri che ho pubblicato senza poterlo riguardare perché, come sapete, sono in ferie in questa settimana, ho strumenti anche di fortuna, ma soprattutto non ho molto tempo, quindi non ho potuto rivedere il video prima di pubblicarlo. Mi sono fidato di quello che ho visto e invece proprio in questa occasione purtroppo l'audio non era assolutamente accettabile, quindi il video si vede ma non si sente molto bene l'audio, quindi mi scuso. Chiaramente soprattutto in questo nuovo video cercherò di prendermi il tempo di verificare l'audio per pubblicare un video che sia un contenuto che sia fruibile, non come quello di ieri. Quindi chiedo venia, ma purtroppo è successo quello che è successo. Allora, in questo video ovviamente facciamo un commento a caldo della partita appena terminata tra Milan-Liverpool, vinta dal Milan per 4-2, ma parleremo anche di mercato perché ci sono notizie importanti proprio sull'asse rinnovi barra nuovi arrivi. Prima di tutto però vi chiedo di sostenere questo canale con iscrizione, accensione della campanella molto importante, like se vi piace il video e commento anche tattico, anche un ciao, un grazie va benissimo. Grazie a tutti e partiamo subito con prima le notizie di mercato e poi l'analisi della partita. Allora, la prima notizia che vi do è che sembra imminente un'offerta di rinnovo contrattuale per Maignan con un importante ritocco dell'ingaggio, perché Tare, con l'approvazione di tutta la proprietà della dirigenza e ovviamente anche di Allegri, vorrebbe evitare un Donnarumma bis e io credo, aggiungo, che un portiere come Maignan, se ritorna a quello dei primi anni quando è arrivato al Milan, è un portiere tra i più forti al mondo e che chiaramente dobbiamo sperare che rimanga con noi. È chiaro che questo è possibile soprattutto grazie all'arrivo di Allegri, perché Allegri, come ho già detto in più occasioni, è quel tipo di allenatore che sa valorizzare i giocatori e sa rivitalizzarne l'atteggiamento, le performance, eccetera. Quindi sa dare fiducia all'ambiente, sa tirare fuori il meglio dai giocatori. Molti giocatori in queste ultime ore hanno dichiarato di sentire aria buona, di sentire buone sensazioni. Questo dipende proprio dall'atteggiamento di Allegri, che è un allenatore che sa parlare ai giocatori, sa motivarli, sa farli sentire importanti e sa soprattutto costruire quell'ambiente in cui un giocatore che normalmente è un po' deconcentrato, è un po', diciamo, poco lucido, invece riesce a dare il 110% perché un ambiente positivo e coinvolgente ti trascina e ti porta a dare il massimo di quello che hai a disposizione. Quindi speriamo che questa offerta venga formalizzata e speriamo che Maignan risponda positivamente e possa rinnovare il contratto e soprattutto speriamo che la cura Allegri lo riporti alle prestazioni del Magic Mike che noi conosciamo bene. Altra notizia importante, probabilmente il Milan farà un'offerta alla Juventus per Vlahovic, ve l'avevo detto, sono settimane che vi dico che probabilmente la nostra nuova punta centrale sarà Vlahovic, un po' perché il Milan, soprattutto Allegri, hanno individuato in questo giocatore il giocatore ideale per sviluppare il nostro nuovo calcio, un giocatore che sa come Allegri vuole che una punta si muova, che sa come essere importante per far salire la squadra, che sa farsi trovare all'appuntamento giusto con il pallone quando arriva in area di rigore, e dall'altra parte perché lo stesso Vlahovic, proprio perché si è trovato bene con Allegri, vuole in qualche modo riprendersi diciamo, quel livello di qualità e di prestazione che gli spetta, quindi vuole riprendersi innanzitutto una squadra importante come il Milan e vuole riprendersi quel ruolo da leader dell'attacco e magari anche da capocannoniere che negli anni abbiamo visto che li calzava alla perfezione, un giocatore che è un giocatore da diciamo minimo 15-20 gol a stagione, ma se trova la condizione ideale e trova sicuramente l'ambiente confortevole che potrebbe trovare al Milan, soprattutto con Allegri, in una situazione in cui Allegri riesce a fare in modo che tutta la squadra abbia fiducia in Vlahovic potrebbe arrivare veramente
a fare addirittura 20-25 gol, e questo per noi sappiamo essere fondamentale, perché sono anni che ormai dobbiamo fare i conti con la casella dei gol fatti senza una vera punta che sposta gli equilibri. Quindi aspettiamo che questa offerta venga concretizzata. Questi 18 milioni sono pochi, ve lo dico già da subito, perché l'ammortamento di Vlahovic per la Juventus comporta 19 milioni e mezzo all'incirca, quindi qualora il Milan dovesse arrivare a dare questa cifra, la Juventus pareggerebbe a livello di bilancio, pareggerebbe, diciamo, l'esborso finanziario nei confronti di Vlahovic, ma se ovviamente chiede qualcosa in più potrebbe anche realizzare una piccola plusvalenza, e quindi mi aspetto che la trattativa porti il Milan a dover sborsare una cifra intorno ai 22-25 milioni, che comunque secondo me, considerando l'importanza del giocatore e la possibilità che il giocatore possa ritrovare lo smalto perduto, sono pochi, perché se noi riusciamo a prendere Vlahovic intorno ai 22-25 milioni, io credo che se ritorna ai suoi livelli è un giocatore da 70-80 milioni di valore, proprio la cifra che all'incirca è stata pagata dalla Juventus quando l'ha acquistato dalla Fiorentina, e quindi faremo secondo me un gran bel affare, fermo restando che a suo tempo, quando doveva venire via dalla Fiorentina, io mi augurai a quel tempo che potesse arrivare al Milan. Poi chiaramente la cifra fu proibitiva e solo Andrea Agnelli poté sborsare con la Juventus di quel tempo quella cifra che per le squadre italiane era ovviamente astronomica. Speriamo che questa offerta, come dicevo, venga formalizzata, speriamo che inizi la trattativa e che si possa concludere anche abbastanza velocemente questa situazione, perché Vlahovic sarebbe veramente importante per noi. Poi, come sapete bene, le trattative basta un niente per costruire ci vuole tanto tempo, tantissimo tempo, per distruggere ci bastano 5 minuti, quindi poi può succedere sempre di tutto, ma ci auguriamo che si concluda positivamente per noi. E l'altra notizia ovviamente è quella che riguarda Yashari. Si è pronunciato l'allenatore del Bruges, ha detto che a giorni, a ore, la situazione verrà chiarita. Il Milan fa sapere di essere in procinto di formalizzare un'offerta che nella sostanza non cambia, perché la cifra proposta al Bruges rimane quella dei 37-38 milioni rispetto ai 40 richiesti dal Bruges, ma cambia nella forma, per cui è stata alzata la base fissa, che è stata portata a 35 milioni, e sono stati rivisti i bonus che dovrebbero essere pari a 2 o 3 milioni, diciamo facilmente raggiungibili. Quindi il Milan intende avvicinarsi sempre di più all'offerta, ma la mia impressione, la mia opinione è che il Bruges non si scosterà dalla richiesta iniziale, proprio come ha fatto con De Ketelaere qualche anno fa. Vuole 40 milioni, e fin tanto che il Milan non riuscirà a offrire una cifra globalmente pari a 40 milioni, quindi magari 35 di bonus più 35 di base fissa più 5 di bonus, il Bruges non mollerà la presa, almeno questa è la mia impressione. Poi mi auguro anche che accetti i 37-38 e che la finisca qui, perché è diventata veramente una telenovela veramente fastidiosa. E speriamo che Yashari arrivi, perché, così rispondo a qualche tifoso che mi ha scritto sul canale, Yashari è un giocatore in questo momento non facilmente trovabile sul mercato a queste cifre. È un giocatore completo, perché sa fare tutte e due le fasi benissimo, è un giocatore molto tecnico ma anche molto fisico, molto atletico, ha tanta grinta, ha tanta personalità, quindi è un prototipo di giocatore non semplice da trovare, e quindi speriamo che possa arrivare, perché completerebbe veramente come un tassello nel puzzle il nostro centrocampo. Questo per quanto riguarda il mercato. Adesso passiamo al commento della partita, come dicevo, appena conclusasi per 4-2, vinta da Milan per 4-2 in confronto del Liverpool, una partita che è sembrata abbastanza vera, per così dire, perché le squadre che sono scese in campo nel primo tempo schieravano diciamo i giocatori migliori, quantomeno il Milan metteva in campo una formazione diciamo che al momento è la migliore che potessi mettere, quindi con Maignan in porta, Pavlovic, Tomori e Gabbia, trittico di difensori centrali in un 3-5-2 iniziale, con sull'esterno del centrocampo
a destra Saelemaekers e Bartesaghi sulla sinistra, a centrocampo Loftus-Cheek, Musa, cioè Loftus-Cheek, Ricci e Fofana. Musa è entrato nel secondo tempo, e poi davanti Leao e Pulisic, quindi in questo momento la migliore formazione. Stupignán è entrato solo a 20 minuti dalla fine, perché ovviamente deve adattarsi, deve capire come funziona il Milan e come funzionano anche i compagni. Il Liverpool schierava una formazione molto importante con praticamente tanti giocatori titolari, qualche nuovo acquisto, ma il Liverpool ha 22 top player, quindi ha praticamente due squadre, e quindi chi scende in campo, chiaramente mette sempre una formazione molto forte. Quindi due squadre toste che sono scese in campo per giocare, non per farsi le carezze. E diciamo non è mancato lo spettacolo, perché Allegri ha dimostrato una delle sue più grandi abilità sin da subito, quindi ha capito quali sono i punti di debolezza del Liverpool, che ovviamente gioca un calcio iperoffensivo con un possesso palla nella metà campo avversaria, con la difesa molto alta, e è stato molto bravo Allegri a colpire in contropiede, non solo nelle occasioni del gol, ma anche in altre occasioni, perché sono state tante le situazioni di ripartenza nelle quali il Milan ha fatto male al Liverpool. Liverpool che però ha espresso il suo gioco, ha avuto anche il Liverpool tante occasioni, ha preso anche una traversa, ci sono stati degli interventi importanti dei nostri centrocampisti e dei nostri difensori, quindi un Liverpool che ha cercato di recuperare il risultato e di vincere la partita. Ma devo dire che il Milan mi è molto molto piaciuto, soprattutto non per il risultato, che come ho detto lascia il tempo che trova, ma soprattutto per la prestazione nel primo tempo di una squadra attenta, concentrata, lucida, con un 3-5-2, come dicevo, che si trasformava in 5-4-1 in fase di non possesso, con un blocco molto basso, perché il Liverpool ovviamente ti costringe a difendere in questo modo, ma con una linea da 5 molto attenta, formata appunto da tre difensori centrali più due esterni di centrocampo, Bartesaghi e Saelemaekers, e con una linea da 4 che prevedeva i tre centrocampisti, Loftus-Cheek, Fofana e Ricci, e con l'aggiunta di Pulisic che si abbassava sulla linea laterale e si metteva in linea con gli altri tre per formare la linea 4, e il solo Leao lasciato davanti. Alcune considerazioni, al di là, come ho detto, della prestazione molto positiva di questa prima versione, diciamo, di Milan sperimentale, che ha difeso molto bene, molta attenzione, molta determinazione, molta concentrazione anche in quei giocatori che la scorsa stagione non avevano dimostrato grande concentrazione e grande abnegazione. Mi riferisco ovviamente a Pavlovic, a Tomori, anche a Loftus-Cheek, che ha anche segnato una rete, una bellissima rete, ma soprattutto una squadra equilibrata, una squadra che finalmente ha un senso, che finalmente sa stare in campo, che ha saputo bloccare sul nascere le fonti di gioco del Liverpool, nonostante siamo ancora in rodaggio, perché abbiamo iniziato la preparazione da poche settimane. Quindi una squadra che si sta costruendo nella maniera giusta. Questa partita, al di là del risultato, ma proprio nella prestazione, serve anche per dare fiducia all'ambiente, per far sì che i giocatori abbiano ancora più fiducia nel proprio allenatore al quale è stato dato credito sin da subito, sin dal suo arrivo al Milan, perché ovviamente è un allenatore come Allegri, vincente in Italia, con tanti titoli in bacheca, un allenatore molto esperto, un allenatore preparato che sa di calcio, ha avuto sin da subito credito nei giocatori che ha trovato. Ma se poi l'allenatore ti spiega dei concetti di gioco e quando li vai a mettere in campo funzionano, la tua fiducia nei suoi confronti aumenta esponenzialmente, e questo crea gruppo, crea unità di intenti, crea mentalità vincente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i due elementi fondamentali della nostra rinascita e soprattutto della costruzione di quella squadra di cui ha parlato anche Allegri saranno proprio Allegri in panchina e Modric in campo, perché Modric ovviamente porterà dentro il campo fra i propri compagni questa mentalità, questo modo di stare in campo, di lottare sempre, di credere sempre in quello che i giocatori fanno in ogni partita, e quindi questo dualismo, questo binomio Modric e Allegri secondo me può funzionare perfettamente.
Concludo dicendo che la nostra squadra, abbiamo già capito dall'inizio, da queste prime amichevoli, che sarà una squadra camaleontica, come avevo già accennato quando ho fatto il video su Allegri, una squadra che cambierà modo di stare in campo, atteggiamento tattico e modulo, non soltanto partita dopo partita a seconda dell'avversario, quindi come in questo caso quando incroceremo sul nostro cammino squadre forti e iperoffensive come il Liverpool, adotteremo un atteggiamento con un blocco più basso, quindi una squadra più difensiva, più solida nella parte difensiva, con un 3-5-2 che si trasforma in un 5-4-1 in fase di non possesso e con tante ripartenze come quelle che abbiamo avuto stasera, perché tutte le volte che il Milan è ripartito ha fatto male al Liverpool, che non è propriamente la squadra degli scapoli o degli ammogliati del film di Fantozzi, ma è una delle squadre più forti d'Europa e addirittura forse del mondo. Ma quando incontreremo invece squadre che ci lasceranno giocare e che quindi forse saranno loro a difendersi, allora sarà più probabile vedere un 4-3-3 con Leao che dalla posizione centrale si sposterà nuovamente sulla fascia e con un attaccante centrale che farà da boa e che ci aiuterà a portare sulla squadra, a sviluppare gioco, a fare inserimenti di centrocampisti, dello stessi esterni di attacco come Leao e Pulisic. E quindi questa capacità di sapersi adattare alle circostanze, non solo dicevo partita per partita, ma anche nella stessa partita, perché vedremo nella stessa partita magari un cambiamento radicale di ruolo dei giocatori, un cambiamento radicale di modulo, di atteggiamento tattico, nel quale magari Leao partirà da esterno e poi finirà come mezza punta o punta centrale. Questa particolarità metterà in grossa difficoltà le squadre avversarie, gli allenatori avversari, i giocatori avversari, perché saranno movimenti e spostamenti di difficile lettura, per cui quando una squadra partirà affrontandoci in una partita in cui partiamo col 4-3-3 con Leao esterno di sinistra e poi magari strada facendo cambieremo e magari passeremo dal 4-3-3 al 3-5-2 e Leao si sposterà al centro, diventerà veramente difficile per i centrali difensivi prendere le misure a un giocatore come Leao, perché se in area di rigore Leao ovviamente non può competere e non può fare a sportellate con i difensori centrali perché spesso sono più forti fisicamente, però se poi la squadra è costretta a salire perché la squadra avversaria è costretta a salire perché deve recuperare un gol e quindi la difesa si alza, a quel punto se Leao parte centrale non si troverà sulla strada dei terzini o le ali della squadra avversaria, che sono quasi sempre abbastanza veloci, magari non come lui, ma che possono tenerli testa, ma incontrerà i difensori centrali che notoriamente sono molto più lenti. Abbiamo visto lo scorso anno ad esempio con il Bologna, con altre squadre in cui Leao è partito centralmente e ha fatto dei danni incalcolabili, e quindi questo essere camaleontici, questo spostare la posizione dei giocatori all'interno della stessa partita si dimostrerà quasi sicuramente un'arma fenomenale, importantissima per i nostri giocatori e per il nostro allenatore. Quindi prestazione sicuramente importante, crescita dal punto di vista dell'attenzione, della solidità difensiva, come ho detto finalmente una squadra equilibrata. Allegri ha trovato dei giocatori diciamo della vecchia guardia come Leao, Pulisic, come lo stesso Loftus-Cheek, eccetera, che sono giocatori da ripartenza, e quindi giustamente sfrutta questa grande qualità di questi giocatori, quindi sfrutta le ripartenze e sa come far male, perché abbiamo visto che anche con una squadra come il Liverpool, con un difensore come Van Dijk, che è un difensore straordinariamente dotato sia atleticamente che fisicamente, siamo riusciti a fare molto male al Liverpool in questa occasione. Poi chiaramente, come ho già detto, queste sono amichevoli che non devono trarre in inganno, noi dobbiamo crescere e dobbiamo diventare squadra, come ha detto Allegri, perché ancora siamo semplicemente un gruppo di buoni giocatori, devono arrivare giocatori importantissimi come il terzino destro, il terzo centrocampista e l'attaccante, e poi magari anche qualche rincalzo importante per completare la rosa. Faccio un cenno ad alcuni giocatori che ho visto molto in palla, quindi molto concentrati, molto diciamo all'altezza della situazione. Mi riferisco a Gabbia, difensore centrale tra i tre difensori centrali del 3-5-2, cioè Gabbia nella posizione di difensore centrale nel centro della difesa a 3 sembra trovarsi molto a suo agio, come si trova a suo agio come braccetti di destra e di sinistra Pavlovic e Tomori.
Molto bene Saelemaekers, che dà sempre tutto, un giocatore dinamico, attivo, che non molla mai, anche con giocatori più dotati fisicamente. Grande attenzione, grande concentrazione anche per Bartesaghi, che mi è piaciuto molto anche lui. Ho visto bene anche Fofana, anche lui ha espresso in alcune dichiarazioni che si respira un'area positiva, ma come ho detto quest'area dipende dal fatto che c'è un allenatore che sa portare tutti verso la mission di questa nuova stagione, che è quella di realizzare finalmente una squadra che funzioni, quindi da un gruppo di buoni giocatori tirar fuori come un coniglio dal cilindro una squadra vera, una squadra unita che possa funzionare. Mi è piaciuto Loftus-Cheek, che spero possa rivitalizzarsi in questa avventura con Allegri, e poi il solito Leao, che se riesce a sprigionare la sua forza fisica, la sua atleticità, diventa imprendibile anche per difensori esperti come quelli del Liverpool. Piaciuto molto Pulisic, piaciuto molto Maignan, quindi diciamo che globalmente nel primo tempo, soprattutto quando erano in campo quasi tutti quelli che poi saranno i cosiddetti titolari, la squadra ha fatto veramente un'ottima impressione. È chiaro, come dicevo, che questi sono amichevoli che lasciano il tempo che trovano. A noi interessa la costruzione dell'ambiente, dello spogliatoio, della mentalità vincente e della squadra, perché poi se diventiamo velocemente squadra come ha auspicato Allegri, allora possiamo giocarcela con tutti, perché se arriveranno gli acquisti che io ho preventivato, che ho preannunciato, ribadisco, difensore, cioè terzino laterale, mi auguro che sia Doué, ma potrebbe arrivare qualcun altro al suo livello, Yashari come centrocampista e Vlahovic come punta, già saremo una buonissima squadra. Per adesso è tutto, ditemi nei commenti cosa ne pensate dell'eventuale rinnovo di Maignan, dell'offerta probabile per Vlahovic, della situazione di Yashari, e poi fatemi sapere se avete visto la partita con Liverpool e cosa ne pensate di quello che ho espresso come mia opinione su quello che ho visto in questa partita. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.